mangiato, tutti mangiatelo. No, questo è molto male. Poi siamo a luglio, queste olive sono piccolissime, tardissimo. Troppo, secondo me, ma io non. L'anno scorso erano grandi le olive, vai. Io devo mettere la medicina per la mosca, come la metto queste cose così? Questo fa danno per il prossimo anno, perché loro non riescono a fare bene foglie. Non può essere così. Nel nuovo terreno che ho acquistato qui a Paternò, i lavori procedono a ritmo serrato e finalmente sono riuscito a iniziare i lavori stagionali. All'inizio di giugno, mentre qua già si vedevano le prime olive, nell'altro terreno la situazione degli alberi era un pochino insolita rispetto agli altri anni. Di solito la fioritura inizia a fine maggio, ma ancora si sono fatti i primi di giugno e ancora le mignole sono chiuse. Quindi praticamente ero preoccupato che con l'arrivo del gran caldo le mignole ancora non aperte rischierebbero di bruciarsi. All'inizio di giugno finalmente la fioritura è arrivata. Qualche parte in effetti era bruciata. Tutto bruciato, ma vedere gli alberi pieni di fiori mi dava soddisfazione. Non mi rendevo conto che una situazione ben più grave stava per arrivare. Peccato. Va, mangiato, tutti mangiatelo. A metà giugno le piccole olive che si erano formate a poco erano state divorate. La tignola è una farfalla che attacca l'olivo. Si nutre delle olive ancora tenere e delle foglie giovani. Quando le olive sono ancora piccole, le larve riescono a penetrare all'interno e crescere lì. Quelle olive, anche se diventeranno grandi, sono destinate a scurirsi e a cadere per terra. Ho deciso quindi subito di fare un trattamento per cercare di proteggere quantomeno gli alberi. Che è? E che io devo cominciare a pigliare cosa, vedi? E penso sta morendo lui. E oggi c'è stato abbiamo fatto diciamo un trattamento di emergenza a base di insetticida perché avevamo un'infestazione terribile di tignola. E quindi nella speranza che riusciamo un po' a bloccarle e quindi salviamo in parte il raccolto. Era un intervento d'urgenza, ma il tempo è peggiorato. Se avesse piovuto, tutto sarebbe stato lavato via e il mio lavoro sarebbe stato inutile. E infatti, nonostante le mie preghiere, è arrivata la pioggia, sempre più forte. Successivamente ho fatto quindi altri trattamenti e controllato spesso lo stato degli alberi. Devi guardare qui, se tu guardi più ma veramente devi guardare che che te lo faccio vedere qua, vedi? E tu devo minchiare, Madonna mia, ma se tu un piatto, basta, ora poi io muoio. Ah, quando muore? Ma ho capito che fermare del tutto la tignola una volta comparsa diventa quasi impossibile. Guarda che c'è qua, va. Di nuovo, tutto. Cioè muoiono i primi e ritornano gli altri. Quindi io come detto sono stato vittima quest'anno di questo problema che tra virgolette, ripeto, ogni anno è sempre diverso. Io penso che da parte mia è stato un problema anche climatico, ma anche più che climatico, siccome è fatto più freddo quest'anno e le olive hanno fatto una fioritura un pochino più tardiva, quindi quei 10 giorni secondo me sono stati il fattore scatenante che ha un pochino cambiato il sistema di tutto. Detto ciò, io personalmente mi sento un pochino frustrato, diciamo, perché questo problema magari compromette in parte, abbastanza grande in parte, tutto il raccolto giustamente alla stagione 2025. Quindi il consiglio che vi do, se avete le olive, meglio fare un trattamento in anticipo per la tignola, in modo da non avere brutte sorprese poi quando poi è il momento di vedere le olive, va. Il lato peggiore della tignola non è soltanto che divora le olive, mangia anche i germogli e i danni si trascinano anche all'anno successivo. Quest'anno, per gli ulivi di qui, pensavo fosse finita qui. Ero travolto da rabbia, frustrazione e disperazione. Guardare i miei alberi mi faceva stare male. Provavo rimorso.
per non aver agito prima e rabbia verso me stesso. No, non me lo volevo uscito, sai? Non me lo volevo, ci sono adesso. Col passare del tempo, però, mi sono accorto che non tutto era perduto. Alcune olive che credevo sparite stavano crescendo e man mano che crescevano mi rendevo conto che erano più di quanto avessi immaginato. Ah, più del previsto ce ne sono lì. Boh, non me l'aspettavo. Quindi il mio compito adesso sostanzialmente era quello di proteggere le poche olive rimaste, ma ancora bisognava fare i conti con il tempo e non era ancora sicuro che queste olive verranno raccolte, perché si sa, ormai ogni anno il tempo è un'incognita. I danni causati dalla Tignolo sono stati abbastanza gravi, infatti io penso che più o meno siano almeno sul 40-50% del raccolto compromesso, però le olive rimaste stanno crescendo abbastanza bene, quindi farò del mio meglio per curarle bene in modo che possano arrivare al periodo di raccolta senza troppi problemi. Oh, non mi stai portando concime. Oh, io questo concime con loro portare concime. Oh, guarda, stanno portando tutto. No!